E ciao ragazzi, in questa rubrica parliamo dell'abbazia di Westminster a Londra. L'abbazia di Westminster è uno dei più importanti edifici di culto anglicano di Londra. Negli anni è stata la sede delle incoronazioni dei sovrani d'Inghilterra e luogo di sepoltura di personaggi influenti. Fu voluta da Edoardo il Confessore, salito al trono nel 1042 dopo un periodo di esilio in Normandia. Il re era devoto a San Pietro e edificò l'abbazia sui resti di un vecchio santuario ad esso dedicato nei pressi del Tamigi, dopo che nell'anno 616, secondo una leggenda, il santo apparve a un pescatore. Per ricordare questo evento, il 29 giugno di ogni anno i pescatori locali portano al padre superiore dell'abbazia un salmone come offerta a San Pietro. Dopo 15 anni di cantieri, l'abbazia viene completata e consacrata il 28 dicembre del 1065, ma il re, gravemente malato, non assiste alla cerimonia e morirà senza eredi il 5 gennaio del nuovo anno. L'abbazia inizialmente è costruita in stile romanico, ma subirà tantissimi rimaneggiamenti nel corso degli anni. Verrà ricostruita in stile gotico francese dopo un incendio verso la metà del 200, per poi passare nelle mani di capimastri inglesi nel corso del secolo successivo, ed è in questa fase che la navata verrà completamente modificata dall'architetto Henry Yevel, il quale lavorò anche alla Torre di Londra e al vicino palazzo di Westminster. L'abbazia mostra aspetti normanni, voluti dal suo fondatore, ma anche rinascimentali, come nel caso della Lady Chapel, realizzata nel 1516 e luogo di sepoltura di ben 15 re e regine, tra cui Elisabetta I ed Enrico VII, da cui la cappella prende anche il suo secondo nome. L'edificio nacque per lo più come monastero di frati benedettini e la sua espansione si deve alla necessità di dare loro un alloggio. Tuttavia, dopo molti anni, la sua funzione civile e religiosa cessa con il regno di Enrico VIII, il quale firma nel 1534 un atto noto come Riforma Anglicana. Questo atto riconosce la supremazia del re sulla Chiesa. In pratica il Papa non è più riconosciuto in Inghilterra e questo fa sì che l'abbazia diventi una vera istituzione dello Stato, provocando l'espulsione dei monaci che vi avevano sempre abitato. Per coloro che si opporranno alla riforma è prevista la prigionia o addirittura la morte. Il successore di Edoardo, il cognato Aroldo II, fu l'ultimo re anglosassone d'Inghilterra e con lui, fino al 1760, nell'abbazia verranno incoronati e sepolti molti sovrani. Ma delle numerose incoronazioni che l'abbazia ha visto nel corso degli anni, non tutte sono ricordate per essere così solenni. Il re Giorgio IV, ad esempio, durante la cerimonia, sudava di continuo a causa della sua obesità e si dice che poco dopo sia stato sorpreso in una stanza completamente nudo con indosso solo la corona. Nel 1547, a soli 9 anni, sale al trono Edoardo VI, ma per via della sua salute precaria deve essere aiutato a stare in piedi durante la cerimonia, immortalandola così come una delle più patetiche nella storia dell'abbazia. E nemmeno la regina Anna, ultima degli Stuart, ebbe il portamento degno di un reale a causa della gotta che l'affliggeva, quando fu incoronata nel 1702. Nonostante questi particolari episodi, l'abbazia è sempre stata un simbolo di regalità e conserva al suo interno importanti pitture e opere d'arte. Oltre ai monumenti funebri e dei regali, ospita le ceneri di molti personaggi inglesi importanti, come il biologo e naturalista Charles Darwin, il fisico e matematico Isaac Newton, lo scrittore Charles Dickens, sepolto nel celebre Angolo dei Poeti, e dal 2018 il matematico e astrofisico Stephen Hawking. Per chi visita la città di Londra, l'abbazia di Westminster rappresenta una tappa obbligatoria, un luogo che testimonia il passato di una grande nazione e che rende omaggio ad artisti e studiosi che le hanno conferito prestigio e onore nel corso della sua storia.